Barca a vela per navigare in solitaria economica, molto economica. Questo è il video che mi avete chiesto, questo è il video che vi avevo promesso e questo è il video che oggi vi presento. Barche a vela economiche se ne possono trovare in giro, ma sono adatte per navigare in solitaria? Sono andato a cercarvi gli annunci che vi servono e barche a vela economiche ce ne sono tante, ma saranno adatte per navigare lunghe crociere nel Mediterraneo? Beh, io vi ho fatto una selezione. Tanto economiche cosa vuol dire? Sotto i 20.000 euro, addirittura sotto i 10.000 euro. Questo sogno può essere alla portata anche di chi ha un budget così limitato, ovviamente aggiungendo tutte le altre spese che sono quelle di gestione del posto barca. Ma già comprare una barca a vela sotto i 20.000, sotto i 15.000 o sotto i 10.000 è una grande impresa per trovarla pronta a navigare. Non sto parlando di un restauro, che sono le cose delle quali mi occupo io spesso. Vi ho fatto vedere tanti video di barche a vela comprate da restaurare. Qua una barca a vela pronta a navigare per prendere e partire oggi, da Trieste alla Grecia o dalla Spezia alla Corsica, per poi raggiungere la Sardegna. Quindi una barca a vela adatta alle vostre tasche. Vi ho spiegato più volte però. Barca con grande dislocamento, barca con una misura accettabile, 40-38 piedi, naviga in altura. Una barca più piccola, una barca a vela invece di 25, 27, 29 piedi, certamente può navigare in altura con un equipaggio molto esperto, però deve avere anche dotazioni di bordo oltre 12 miglia, un equipaggio molto preparato e molto esperto, che abbia tutte le certificazioni anch'esso per navigare oltre 12 miglia e tutte quelle condizioni e quei sistemi di sicurezza che permettono la navigazione d'altura. Comunque le barche a vela che vi presenterò oggi sono pronte a salpare. Vi presenterò gli annunci che ho trovato sotto i 20.000, sotto i 15.000 e sotto i 10.000, per tutte le tasche insomma, per prendere, accendere il motore, uscire dal porto, gonfiare le vele e navigare. Sarà possibile? Lo sapete che su questo canale tutto è possibile. Andiamo a vederle. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. La barca a vela che oggi ci costerà di più è questo meraviglioso Ketch. L'ho dovuto includere perché a questa cifra è un prezzo davvero economico. Ed è una barca a vela pronta a partire, pronta a salpare e pronta anche a fare grandi navigazioni. Andiamo a conoscerla perché è speciale. Ragazzi, vi va di iniziare con qualcosa di veramente straordinario perché oggi iniziamo con un Ketch. E se dovessi comprare una barca a vela oggi, avessi 15.000 euro da spendere, praticamente il costo di una Panda usata, allora comprerei questa barca e la terrei direttamente ad Alghero, dove si trova, per farmi quest'estate ad Alghero e poi mi farò la traversata per venire verso il continente. Ma partiamo con la descrizione. Come vi ho detto, Armato Ketch, barca inglese, anno di costruzione 1976, omologata, aprite bene le orecchie, per 13 persone, cabina doppia prua, dinette con 2 posti letto e cabina doppia poppa, un WC elettrico, cucina e forno a gas. La barca è praticamente perfetta per fare del campeggio nautico. Lunghezza fuori tutto 9,90 m, larghezza 2,90 m, pescaggio 1,40 m. La barca è stata completamente refittata sia interni che esterni e si vede. Ma ragazzi, se io metto questa barca a vela in questo video, dove vi faccio vedere barche a vela economiche, c'è un motivo. Infatti questa barca a vela costa 15.000 euro e ha 2 anni di cantiere, dal 2020 al 2022. Ed è stata rimotorizzata nel 2022 con un motore Vetus 417 da 40 cavalli. La barca è stata rimessa a nuovo e vi assicuro vale molto di più. Per questo, questa è la barca a vela economica perfetta per navigare in solitaria. Se stai cercando una barca a vela robusta, marina, dal prezzo accessibile, questa barca Ketch potrebbe essere la scelta perfetta per te, perché è stata progettata da Laurent Gillet ed è stata costruita nei cantieri western tra gli anni 70 e gli anni 80. Questa barca è un vero carro armato del mare. Ma secondo voi perché è ideale per navigare in solitaria? Prima di tutto la sua configurazione Ketch permette di ridurre facilmente la velatura. Questo significa che con vento forte puoi ridurre il carico sulle vele senza perdere il controllo, rendendo questa barca molto più gestibile rispetto a uno sloop, con l'unica randa grande. Con i suoi 9,75 metri di lunghezza e una costruzione in vetro resina super resistente, offre un'ottima stabilità grazie anche alla sua chiglia lunga e alle forme tradizionali dello scafo. Questo si traduce in un'ottima tenuta del mare, perfetta per chi cerca una barca affidabile con cui affrontare lunghe navigazioni. E scendendo sotto coperta anche gli interni non deludono. La cabina è spaziosa per la sua categoria e offre tutto il necessario per vivere a bordo senza troppi compromessi.
Spesso si trovano sul mercato modelli ben tenuti a meno di 20.000 euro. È un vero affare considerando la qualità costruttiva, questo ve lo assicuro. In sintesi, questo Westerly Catch è la barca perfetta per chi vuole una soluzione sicura ed economica, solida, sicura per navigare in solitaria o con piccoli equipaggi. Vi ho già parlato della sangria, vero? No, non stiamo parlando della sangria che preparavo agli ospiti quando facevo il capovillaggio. La barca a vela sangria. Ve l'avevo già presentata in un'occasione, ho trovato un annuncio pazzesco, ve lo voglio presentare, questa barca a vela è pronta a partire, il prezzo è buono, direi piuttosto buono. L'annuncio è pubblicato adesso online, andiamo a vederlo. È vero, me l'avevate chiesto, io ve l'avevo promesso e puntualmente l'ho trovata. Si trova a Barcellona, 8.900 euro per un Jeannot Sangria, una barca a vela fantastica. E come vi dicevo ragazzi, appena uscite dall'Italia, a Barcellona si trovano queste grandi occasioni. Questa barca a vela dispone di una cucina a gas, dispone di 2 batterie nuove, ha delle vele davvero messe bene, vi assicuro questo Genova non ha nulla da invidiare ai Genova che si trovano montati sulle barche a vela nuove e dispone anche di un avvolgifioco, una cosa molto importante per viaggiare in solitaria. E vi assicuro che quando spendete queste cifre è davvero impossibile trovare gli strumenti funzionanti, ma questa barca ce li ha. 8.900 euro. Pensate che se vi dovete comprare la strumentazione nuova, ma non dico molto, un tridata con velocità e profondità e una stazione vento vi costa almeno 2.000 euro, 2.200 euro. In questo caso, con questa cifra davvero contenuta, non solo troverete già gli strumenti funzionanti, ma anche un pannello solare da 100 watt che sarà pronto a darvi l'energia sufficiente per salpare da Barcellona, farvi la costa e arrivare in Liguria. Ma se siete abbastanza avventurieri o quantomeno folli o perlomeno la metà di quanto lo sia io, potrete anche pensare di tenere questa barca a Barcellona per quest'estate, visitare la Spagna e la sua costa e in autunno, allo scadere dei 6 mesi di posto barca, pianificare una strategia per il rimpatrio, per il trasferimento in Italia. Io farei questo ragazzi, 8.900 euro. È questo il costo di questo bellissimo sogno, possedere una Jeannot Sangria e fare un bellissimo trasferimento. Quindi con lei, con meno di 10.000 euro, realizzerete il vostro piccolo grande sogno, con questo piccolo grande classico. Perché se c'è una barca che ha fatto sognare generazioni di velisti con budget limitato, è senza dubbio il Jeannot Sangria 27. Nato dalla matita di Philippe Arlet, questo piccolo cabinato ha letteralmente invaso i mari d'Europa, diventando una delle barche a vela più vendute di sempre nella sua categoria. Ma cosa la rende speciale? Prima di tutto la filosofia con cui è stata progettata. Il Sangria 27 è pensata per essere semplice. La prossima barca a vela che vi voglio presentare è una barca a vela davvero speciale. La danno per una delle barche a vela della sua misura più sicure che esistano, per questo ho visto questo annuncio e ve lo voglio proporre. Andiamo a vedere la Jaguar 27. Ho trovato la barca che fa per voi ragazzi, Jaguar 27, una barca completa a soli 6.500 euro. Se pensi che per avere una barca pronta a navigare servano cifre esorbitanti, il Jaguar 27 del 1978 ti farà cambiare subito idea. Per soli 6.500 euro questa barca offre un motore potente da 40 cavalli, una cosa impossibile di solito su queste barche. Tutti gli strumenti di bordo perfettamente funzionanti, pannelli solari per l'autonomia energetica e persino una cucina a gas pasculante. In poche parole, è pronta a salpare. Ma andiamo a scoprire cosa rende la Jaguar 27 una delle migliori barche economiche per la navigazione in solitaria. Prima di tutto la sua costruzione robusta. Nata dalla matita di Frank Butler, è uno sloop di 8,30 metri. Il suo piano velico è ben bilanciato, il che significa che si governa con facilità anche da soli. Poi c'è la sua abilità sorprendente. Con una zona giorno spaziosa, una cucina ben organizzata e una cuccetta di prua confortevole, il Jaguar 27 è perfetto per chi vuole vivere il mare senza sacrificare troppo il comfort. Nonostante le dimensioni compatte, ha tutto quello che serve per una crociera rilassata o per un'avventura ancora più lunga. E vi assicuro non è solo una barca da weekend. Molti velisti hanno scelto il Jaguar 27 per spingersi oltre la navigazione costiera. C'è chi l'ha portato fino alle Canarie con poche modifiche, dimostrando che anche con un budget ridotto si possono vivere grandi avventure in mare. Il prezzo? Solo 6.500 euro per una barca pronta a partire, pannelli solari e strumenti funzionanti. Se cerchi quindi una barca perfetta per iniziare a navigare in solitaria, il Jaguar 27 merita davvero tanta attenzione. Mi piacerebbe davvero sapere cosa ne pensi. Molti diranno non si può navigare oltre la costa con una barca a budget così ridotto. Ma il fatto è che dipende da quanto sei esperto tu, da quanto sarai bravo nel preparare la barca, da quanto sarai bravo nel rinforzarla, nel zavorrarla. Dipende da tutti questi fattori. La barca a vela è uno strumento e tu ne sei l'autore, il conduttore, come una macchina sportiva, una moto sportiva, quanto possono essere pericolose.
delle macchine sportive o delle moto sportive in mezzo al traffico al giorno d'oggi. Per una barca non cambia molto. L'importante è che sia fatto tutto con estremo criterio, con estrema attenzione e con grande preparazione. Basta solo si pensi al fatto a quante volte, anche di recente, nel Mediterraneo e non solo, ci si sia affidati ai grandi investimenti e alla grande tecnologia delle barche ultramoderne. Certe volte ci si fida troppo della propria sicurezza, certe volte un po' di inesperienza fa bene, vi farà mantenere alto il livello d'attenzione. Non per questo però bisogna rinunciare a una grande preparazione, fisica, mentale e sì, anche economica. Sarebbe davvero interessante se tu mi lasciassi nei tuoi commenti le tue considerazioni su questa situazione. Non sembra vero, ma ve l'ho trovato. Un Dufour sotto i 10.000 euro, con vele pronte, messe bene, un motore pronto a partire, pronta a salpare, e quindi ve la voglio presentare. Un Dufour 27, una gran barca. Dufour 27 è una barca pronta a salpare per soli 8.000 euro, ragazzi. Perché se cercate una barca affidabile, abitabile e già attrezzata per partire, il Dufour 27 del 1974 è davvero un'occasione da non perdere. A soli 8.000 euro hai un cabinato solido con un motore Volvo Penta bicilindrico da 12 cavalli, con appena 1.000 ore di navigazione, strumentazione completa con ecoscandaglio e VHF e persino piatti, bicchieri e posate già a bordo. In pratica è pronta per mollare agli ormeggi oggi stesso. Lei è stata progettata da Michel Dufour. Questa barca di 27 piedi, circa 8,20 m, è un classico intramontabile, robusta, semplice da gestire e con un comportamento marino che la rende perfetta per crociere tranquille o per chi vuole avventurarsi in mare aperto con budget ridotto. Uno dei suoi punti forti è lo spazio interno ben sfruttato. A differenza di molte barche della stessa categoria, il Dufour 27 offre una vera cabina doppia separata, un WC nautico, un'area cucina attrezzata con fornello a gas a 2 fuochi. Questo significa che non è solo una barca da weekend, ma un'ottima scelta per crociere più lunghe in tutta comodità. Beh, insomma, conosco chi l'ha posseduta e so quanto l'ha amata. Questo episodio è l'ultimo della grande serie di successo che vi ho presentato, dove vi ho fatto vedere tutte le barche a vela classiche che apprezzo, che considero prestigiose insomma, perché sapete, il mio giro è già iniziato, ora sono operativo, sono in mare, sono in viaggio, sto preparando e montando i video che vi presenterò già dalla prossima settimana e stiamo facendo un grande giro dove proporrò una guida per approcciare ai marina più belli e meno costosi possibili, per rendere questa avventura alla portata di tutti, anche vostra insomma. Quindi iscrivetevi al canale perché il mio giro è partito e dalla prossima settimana già inizierete a vedere questi bellissimi video fatti dalla mia barca a vela, con un viaggio fantastico, entusiasmante. Parteciperete anche voi, porterò sulla mia barca qualcuno di voi, faremo delle interviste, verrò a visitare le vostre barche nei marina e sarà entusiasmante. Quindi rimanete su questo canale, iscrivetevi e soprattutto mettete un like, così inizieremo questo bellissimo rapporto entusiasmante e questa grande avventura insieme. E adesso passiamo alla regina di questo episodio, meravigliosa, semplicemente fantastica, bella. Viene dal mondo delle regate, quindi è spoglia, nuda, ma è stata trasformata in una barca da crociera. È semplicemente bellissima, è una barca performante, il vero cruise racer e quindi degna di essere la regina di questa puntata, con un prezzo davvero contenuto. Andiamo a scoprirla. Caston One Tonner Gavazzi, un gioiello italiano in legno a soli 12.000 euro. Se cerchi qualcosa di unico, affascinante, con un'anima da regata, questa barca è una vera e propria perla rara. Caston One Tonner del 1979, costruita dal prestigioso cantiere Gavazzi di Livorno, è una meraviglia tecnologica italiana, una di quelle barche che non si vedono tutti i giorni e in marina vi fermeranno per farvi tantissime domande. E la cosa più incredibile, la barca è in legno con una costruzione artigianale di altissimo livello, pensata sì per regatare ma trasformata in un comodo cruiser. A 12.000 euro. Questa barca di 11 metri è un'opportunità imperdibile. Motorizzata con un Volvo Penta modificato nel 2023, dispone di vele sia da crociera che da regata, il che significa che puoi usarla per rilassarti in navigazione costiere o per sentire tutta la grinta di una competizione. A ottobre vuoi partecipare alla Barcolana? E allora sarai già pronto. Gli interni offrono comunque 2 cuccette, una a prua e una a poppa, un bagno funzionale e uno spazio vivibile ben organizzato. Perfetto per chi cerca una barca dallo spirito sportivo senza rinunciare alla crociera.
Il fascino del legno poi aggiunge quel tocco caldo ed elegante che le moderne barche a vela in vetro resina non possono offrire, anche se vi dico servirà molta più manutenzione. Dai ragazzi, ditemi nei commenti cosa ne pensate di questa barca a vela in legno, o quale tra queste barche è la vostra preferita, o se ce n'è qualcuna che non ho menzionato. Dunque, con poco più di quello che vi costerebbe un T-Max, avete realizzato un grande sogno. Erano tutte molto belle, vero? Lo so, vi faccio sognare. Ma c'è pochissima distanza tra i sogni e la realtà. Un leggero battito di ciglia. Basta prendere una decisione, gli annunci sono online e partire per questa grande avventura. Ripeto che io non guadagno niente, non ho nemmeno contatto con questi venditori, ho solamente contemplato gli annunci e vi ho fatto vedere queste barche e vi ho un po' parlato di loro. Quindi i miei consigli sono semplicemente incondizionati e spassionati. Ragazzi, sono in mare, siamo a bordo, il viaggio è già incominciato. Dalla prossima settimana saranno pubblici anche i video, per questo non mollate questo canale, non mollate Giorgio al Mare. Partiamo insieme e ci vediamo al prossimo episodio direttamente dal mare. Un grazie a coloro che hanno reso questa rubrica, questa playlist, davvero una grande playlist di successo. Grazie a voi ragazzi, al prossimo video. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love on this road.